Come vi chiamate? Peppino Barbiero, Ditemi dove siete nato, a Ielsi, in che anno, 1940, con la guerra, che lavoro fate? sempre il contadino, sempre l'agricoltore. Prima ci chiamavano i contadini, erano veramente una parola giusta, contadino. Poi imprenditore, poi agricoltore, ma abbiamo sbagliato tutto. Da chi ha imparato questo lavoro? Da mio padre e mia madre. Quella era la vita del contadino, perché andavamo a studiare. Io ho fatto la quinta elementare e sono andata dopo a pascolare le pecore, a fare l'arte che facevano i miei genitori, poi i miei genitori mi hanno lasciato, ero proprio giovanissimo e ho continuato il mio mestiere da agricoltore in diretta, diciamo. Ha un'azienda agricola Sì. e che cosa produce? Il grano, questa è proprietà mia, l'avena, l'orzo e i favini per la produzione degli animali, per mettere agli animali vitello e mucche da latte. È conveniente produrre il grano? Ma conveniente non è più conveniente. Perché? Per il passato noi, io da solo, perché i miei genitori sono deceduti presto e da solo io mi ho comprato terra, ho costruito e cose. L'agricoltura, pure adesso, i costi che ci sono, il latte che non lo pagano e tutto, si tira avanti così per vivere. Per vivere uno sta per i fatti suoi, sta nella sua azienda, non dà retta a nessuno, si sopravvivere. Se sai fare qualche cosa, ti guadagni, ma è il minimo che le cose non vanno bene. Ma non è solo per l'agricoltura, questo a tutti i reparti, ognuno si lamenta della sua azienda che costruisce. Quanto grano produce oggi? E quanto grano produce? Ho quasi 5 ettari. Grano duro o grano tenero? C'ho pure il grano tenero che glielo metto agli animali, lo faccio lo svarino agli animali, grano tenero per le galline e questo è tutto. Invece il grano duro a chi va? Il grano duro lo vende queste che lo ritirano, che bice, ballette che stanno a Ielsi. Ma il prezzo è sempre che stiamo proprio giù. Quant'è il prezzo? E questo non si capisce niente, lo fanno loro il prezzo. Se me lo vuoi portare 15-18 euro al quintale, massimo 20, se fa proteine buone ti danno qualche centesimo in più, se no. Il grano per Sant'Anna, che tipo di grano è? Il grano del Sant'Anna era un grande grano, il cappello, ma veramente era, ma quello faceva tanto alto, quando lo mettevamo così, per la bassa noi verso giù, verso Pietrecatelle, giù per sotto, egli che arrivava, era più caldo, era quasi come la Puglia, ma si faceva bello, ma nero proprio, era una cosa. Mo sono cambiate le ramine, la qualità del grano è cambiata tutta. Prima avevamo 3 o 4 qualità che erano veramente bellissime. Mo hanno fatto quest'altra qualità. Come si chiamavano le qualità belle? Prima era il cappello, poi stava a Cignarella, a Saravol, a Frassinete e queste erano le più. Ma erano tutte qualità buone, rendeva, se sapeva lavorare la terra ci vuole il lavoro pure, perché se lavora la terra ti rende qualche cosa, ma se vai facendo certamente, noi possiamo dire poca paglia da te, via vita porti i porci. Lei andava anche a mietere il grano Ma in Puglia, per esempio? no, non ci andava perché
tenevamo qualche cosa da nostra e ci raccoglievamo nostre, ma quelli che avevano più persone assai in famiglia, noi vicino a noi ci stava una famiglia di 13 figli e dove abitava prima sotto, e che dovevano uscire per guadagnarsi a 50 lire, a 100 lire. Dovevano uscire. In che mese si mette il grano? Ma si comincia a luglio, quando secondo l'annato. Quest'anno che ha fatto maggio ha fatto un cattivo tempo e quindi stiamo in ritardo. Ecco. Mo è ricominciato anche adesso a piovere e stiamo un po' indietro. Quante ore durava la mietitura? E dall'alba al tramonto. Si riposava un po' al giorno, e dopo mangiato che pochino, ma specialmente quando era cominciato già a passare, che era già scotto, si doveva fare un po' col fresco la mattina e poi si doveva portare alla casa, nell'azienda e poi lo dovevamo trebbiare con gli asini, con le mucche. Si metteva la lavagna come all'Ai Sant'Anna, ma si faceva, si batteva, si metteva l'acqua e si batteva. E poi si rullavano un po', ma che voleva rullare? E la mattina gli metteva 40, 50, 60 manocchie, stuccava, faceva l'aia e con i ovacchi, i buoi, ci passavano con la preta dietro e si faceva, si separava il grano dalla paglia. Poi si doveva aspettare se veniva il vento per ricapare la paglia del grano e stiva sempre sotto il sole. Oggi invece fa tutto la Oggi fanno tutti i macchinari. Oggi i macchinari a dove arriva. Questa è la cosa bella di oggi. Allora, quando si tagliava il grano, si metteva, si fa che cosa? La casa? Che cos'è? Tu mettevi, facevi 3 o 4 ermiti, i ermiti chiamavamo noi, facevi un montoncello di 4 o 5, poi facevi la casa, la mettevi a terra e ci cominciava a mettere. Ci faceva 4 o 5 mucchiette di quelli e poi attaccava a casa, attaccava e riusciva un manocchio legato. E il covone quindi è fatto di tanti manocchi. Ah sì. Prima lo portavamo, lo trovavamo dai campi con gli asini, prima a tragli, i carri, non esistevano perché non c'era posto per andarci. Ci stava tutta la strada mulettiera. E come a traglia e che i carri, e li va caricare tutto con gli asini, con le jumente, avevamo saggi e cose, e facevamo un mucchio a jumenta, a ciuccio e cose. E dove si poteva trarli con i carri si andava, ma a poche parti, perché le strade come adesso che stanno da tutte le parti, ma poi è tutta via, che ci stanno le strade, ma prima che era tutta roba mulettiera, tutta e che faceva, si portava un coppa all'aia e si faceva un mucchio, un pantavamo pure quando pioveva, e mano a mano, giorno per giorno, si riusciva a recuperarlo. Questa è stata la vita. Che si mangiava durante la mietitura? Durante la mietitura la cosa più bella era la pasta, che la cuocevano pure sul porto, quando ti trovavi distante dall'azienda, no? E mamma preparava il sugo la mattina, un po' di fuoco, che il gas non c'era proprio, preparava e lo portava. Poi nella mietitura toglievano 2 pietre, lo mettevano sopra, ci mettevano una tiella per fare bollire l'acqua, tassavano con la ceppa della, bolliva l'acqua e me ne venivano i maccheroni, me ne avevo il sugo e mangiavamo sotto all'ombra. E questa è stata la vita della nostra. E poi cantavate? Oh, i canti facevano un fumo. Ci sfottevano, si cantavano i vecchi a cose, tutte la migliaia di cucine.
Ci stava l'allegria, ecco. Non pensavano alla fatica, pensavano all'allegria. Era un'allegria, una cosa, non ti sentiva mai stanca. Penso che quella armonia, quella cosa. Oggi è cambiata? Uff, e come non è cambiato. Perché è cambiata? Perché è cambiata? Perché la nuova generazione, i nuovi progressi che ci stanno, che tu mo vai col trattore, metti tutto sopra e in una giornata ti porto mezzo campo di grano, come abbiamo fatto là sotto con la mietitura. È stata, come è stata bella. Ma prima 3 o 4 persone là vicino, è una buona 4-5 giorni a mietere vicino al sole. Lei quanti anni ha? Sono entrato negli 80. Che cosa mangia? Di tutto, Com'è la sua giornata? Al mattino che fa? Colazione come? sempre colazione, sempre. La colazione non manca mai. Il pranzo, lo stesso, il pranzo può oscillare un'ora, 2, se ci troviamo un po' distanti da qua dalla casa, può oscillare perché c'è pure altri terreni un po' lontani, può oscillare qualche ora, 2 e cose. La cena, quando arriva l'ora di cena, qualche cosetta, un po' di insalata, un po' di prosciutto e cose. E a pranzo? A pranzo se ne va sempre con la pasta, che è più sbregati. Perciò polli, conigli, c'ho tutto, E condimento che cosa? con la salsa Olio? che produce, olio di mia produzione pure. Poca cosa compro, poca cosa. La frutta, a me, se la mia me la mangio con tanto piacere, questa frutta comprata. Agostino, qui gli agostini non si mangia proprio la frutta, proprio non ne vuole sapere, un bacio soprassato a capocoglia e salsiccia. A sera quando si ritira alle 11, mezzanotte, si fa una bella fettina di pane, empie di capocollo, soprassate e mangi. Ci abbiamo uno stomaco veramente, grazie a Dio. Invece lei la mangia la frutta? Beh, non mangio, ma non proprio. Ripeto, se è frutto da mia, ecco, sono state le ciliegie, mo si stanno facendo le pesche e cose, le ciliegie e cose. La mangio, ma è proprio questa roba comprata. Faccio, la compri certe volte a costina, un grappolo di banane, mandarine, portobello e cose, ma non è che proprio. Fate anche il vino? Sì, lo faccio vino, faccio. Lo Eppure, beve? e quella è la mia risorsa. Lo beviamo tutti e due, padre e figlio.